Dinan è uno di quei posti che prima ti sorprende, poi ti sconvolge e al mattino ti svegli innamorato. Ma può anche rovinarti il viaggio, perché non c'hai voglia di ripartire. Nell'episodio precedente abbiamo salutato la Normandia e siamo arrivati in Bretagna. Nonostante l'introduzione, continueremo ad esplorare questa terra incredibile. Siamo beccati acqua un'altra volta. Quindi, torniamo a Dinan, anzi, dobbiamo ancora arrivarci. Come al solito, ma sicuramente lo fate anche voi, cerchiamo le strade lontane dal traffico, possibilmente attraverso le campagne. Presenza delle mucche è un segno che abbiamo imboccato la strada giusta. Soltanto che ogni tanto sarebbe da verificare con quale strada si entra nel luogo abitato, Dinan in questo caso. Con la scusa che abbiamo un van, non lo facciamo quasi mai. Quando vedi un ingresso così non puoi non essere pieno di entusiasmo, ma dopo qualche centinaio di metri non sei più sicuro se è consentito passare su questa strada o no. Non siamo sicuri nemmeno ora. Tornare indietro è praticamente impossibile, quindi si va avanti. Mai avuto pannelli così puliti, però rischiamo di non uscire più da qua. Si potrebbe dire che area sosta di Dinan, questa gratuita del comune, perché non è ancora stata approvata, è il sogno di ogni camperista, perché guarda, è immensa, ci stanno centinaia di camper. Però c'è un problemino. Se piove, e qui piove sempre, si crea questo fango e si fa fatica a uscire. Stanotte danno acqua, quindi vediamo cosa fare. Se nessuno parcheggia qua, c'è sempre la possibilità di arrivare un po' sull'erba, diciamo, a girare tutto il fango e uscire. Sono arrivati anche i vigili, ora vediamo se veramente si può stare qua. Ma penso di sì. Qua sopra c'è tanto posto da parcheggiare, però la signora ha deciso di parcheggiare la roulotte per traverso. Io ho dimenticato il gradino. Per fortuna più tardi troviamo un posto sul cemento, perché quella notte non aveva smesso di piovere. Non siamo ancora entrati dentro le mura e la vista è già scenografica. Ma guarda le ortensie. Ultimi giorni tutti i bagni pubblici che abbiamo visto erano in posti impensabili. Non diresti mai che un bagno. Neanche qua, all'inizio della via. È questa via qua che abbiamo fatto arrivando. E ora siamo su uno dei posti più fotografati di Dinan. Non ho sbagliato come al solito quando ho detto su, perché eravamo sopra il ponte. Ponte del XV secolo, interamente costruito in pietra. Anche qua ci sono le ninfee come a Giverny. E da questa parte del ponte abbiamo il porto di Dinan. Nei tempi passati questo porto era importante in quanto con il fiume si arrivava a Saint-Malo e veniva utilizzato per il trasporto di vino e tessuti. E poi a quanto pare a Dinan producevano le vele che poi venivano utilizzate dalle navi di Saint-Malo. Praticamente Dinan con le sue vele ha contribuito a razziare le navi a destra e manca di Saint-Malo. Torno a Saint-Malo. Sì, però qua uno veramente non sa dove girarsi. Assolutamente, ma quello lì sarebbe stato un bel loftino, open space. Sì, ma scherzi a parte, questo si sta restaurando perché è il patrimonio nazionale. È un puzzle architettonico con la parte in pietra sotto, poi abbiamo graticcio, mentre a sinistra c'è questo sottotetto tutto vetrato. E ora andiamo di là. Lasciamo questa bellissima via d'accesso a Dinan e entriamo, Dio santo, nella parte storica. Cosa riprendere qua? Io veramente non lo so, potrei riprendere ogni casa, potrei riprendere tutto quanto. Abbiamo fatto una cosa giusta e una sbagliata. La cosa sbagliata è la prima volta che ci siamo messi le cose corte e si è messo subito a diluviare. E la cosa giusta era spostare camper perché abbiamo trovato un posticino all'asciutto. Sì. Ci troviamo all'ingresso del quartiere più antico dove alcune case addirittura risalgono al XV secolo. Questa parte della città era conosciuta per l'attività di concia. Il muro di questa casa è completamente storto. Poi abbiamo un piano superiore sporgente e i pilastri sono in legno. Sì, ma guarda la porta con quel blu intenso. E poi troviamo anche nelle finestre del piano di sopra. E poi c'è il San Giorgio che ha trovato il drago. Sarebbe figo poter entrare dentro. Ma questa è ancora più pazzesca, perché al primo piano abbiamo sempre graticcio e poi sopra non saprei neanch'io definire cosa c'è. Sai cosa sembrano? Sembrano le antiche persiane, vedi che sembrano aperte? Sembra più un fienino. Mentre questa casa qua all'angolo sembra che sta in piedi per miracolo.
E poco più avanti abbiamo uno spazio espositivo, una galleria. E la via è ancora piena di gallerie d'arte e di spazi espositivi. Sembra di essere in un spazio espositivo delle case antiche. Ma la Bretagna è incredibile. Penso che potrei riempire tutte le schede di memoria che abbiamo. Dopo vediamo se possiamo sbirciare dentro qualche orto. Ma visto che ci sono le mura che corrono attorno alla città, probabilmente potremo farlo. A me quello che mi piace di più su queste case è che hanno questo primo piano sporgente. E da qua incominceremo a salire, perché da qua è veramente in salita. E poi abbiamo trovato il candidato della casa più pazzesca che abbiamo visto finora, Sì. con tanto di zoccoli olandesi, da innamorarsi subito della sua imperfezione. Ci rispogliamo di nuovo. Ma sei sicuro che era una buona idea? Invece questa qua sarebbe bello vederla illuminata. E se vi interessa ci sono anche i bed and breakfast. Sì, ma guarda le pietre, sono veramente consumate dal tempo queste. Sai cosa mi sto domandando? Cosa? Quanti cavalieri prima di me hanno camminato e consumato queste pietre? E il sole ci è nuovamente abbandonato. Se non sbaglio, questa via si chiama Gersoal e sale giù dal ponte fino al centro. Ed è la via più antica ed è piena, come avete visto, di queste case a graticcio, delle gallerie, dei ristoranti, ma anche di Maya e di fiori. Fiori e gallerie ci sono ovunque. Anche questa è una galleria. Questa è una galleria, sì. Questa è bella grande. Ok, avere un po' di fiori sotto le finestre, ma qui c'è un giardino botanico intero. Questa qua è bellissima, sembra uscita di una fiaba. Ma guarda questa qua, accanto. Le si appoggia sopra. Le va sopra il tetto, hanno sfruttato lo spazio. Questo qua, lavatoio. Eccola che piove di nuovo. Andiamo nel lavatoio, andiamo nel lavatoio. Non so se si può. Si può. Entriamo. È chiusa la porta, che non ci vedano. Che non entra nessuno tra noi. Sì, è molto probabile che una stalla, perché lì c'è spazio dove si potevano legare gli animali. E dopo un'altra pausa forzata, risalire queste vie è come risalire la storia, perché ogni cosa è segnata dal tempo. E proprio per questo perfetta. Devo sbirciare dentro. Ma guarda che roba. E in ogni città abbiamo trovato una porta blu. Ma non in ogni città di Francia, in quasi ogni città dove siamo stati. E ora siamo arrivati alla porta e entriamo dentro le mura. È immancabili i lavori, se fai viaggiatore, i lavori ci sono sempre. E anche qua si continua con le gallerie. Ma quello lì è Venezia. La Venezia la riconosciamo ovunque. Ovviamente il blu qua è un must. E poi questo qua è un caffè letterario. Invece di bere e mangiare, bevi e leggi. E continua la sfilata di case pazzesche, una più dell'altra. Ma qui vediamo veramente i segni del tempo su questo legno, su questi pilastri, nonostante in ottime condizioni. Ti stai spogliando nuovamente? Guarda, mi sono rotta ormai. Però abbiamo visto che tante cose sono chiuse. Non sarà facile montare questa parte del video perché c'è una casa a destra, una a sinistra e così 20-30 volte. Ma se voi foste qua e vedreste con i vostri occhi questa via, è uno spettacolo unico. Ora, questa casa è più storta delle case ad Amsterdam. Qui è storta a destra, mentre in alto è storta a sinistra. Alla fine tutte le inclinazioni portano al centro. Ho visto che c'è un sacco di gente che corre su in giù, forse si sta preparando qualche gara. Ecco, dicevo, anche mio nonno aveva una rosa che si arrampicava attorno alla porta. Ora ho avuto un attacco di nostalgia. E con queste ultime case stiamo arrivando in cima alla salita. Se si mette a piovere la prossima volta ci nascondiamo qua sotto. Anche Conflur ha una parte centrale medievale, qua invece parliamo di intera città. Fare fino qua si risparmia sulla scenografia. Adesso entriamo nella parte della città con le case del XVII secolo, con la loro architettura molto sobria, con questo piccolo ingresso che avevano davanti. Guarda i vestiti, rubato a Madonna. Ci sono le scarpe della strega cattiva di Oz. E siamo arrivati in piazza. Che dire. E questa porta medievale porta all'ex convento francescano. Ora vedo gendarmerie, forse è meglio non entrare. Poi la particolarità di queste case sono le enormi vetrate, sia nella parte sotto dove sono i negozi, sia parte sopra dove sono le stanze. Poi le cornici delle finestre sembrano tutte quelle originali. Ora se usano vetri termici o no, non è un problema mio. Poi neanche dire che abbaini ci sono ovunque.
Ma questo non c'entra nulla con la Bretagna, questo c'entra con la Francia perché se le sono inventati loro. E sotto quella stupenda casa Graticcio c'è una conserveria. Insomma, vendono le lattine. Però dai, il posto è pazzesco. Pazzesco, guarda le sardine. Sì, i prezzi non sono proprio popolari, però Allora, immagino però- che sono pacchetti Eh molto sì, più sono grandi. pacchetti, e questo prendi un intero pacchetto, tipo questo pacchetto di sardine vari gusti a 18 euro, però sono molto particolari. Oh raga, tutto questo muro, tutto il muro sono sardine. E qui sono anche confezione regalo. Da regalo, sì, qua c'è di tutto dentro. Ci sono le sardine, il tonno, le salse, questa salsa Zanzibar, non lo so. Guarda, se qualcuno me lo regala, sono contento. Io poi non ho mai visto alcune di queste, non confezioni, i gusti, le idee. E questo che Questo cos'è? è tutto per le cartine, sono gli spalmabili. Poi andiamo avanti, questo che cos'è? Sì, le zuppe, c'è anche la Queste sono confezione. le alghe, Questa è alla birra bianca. qua sono le cozze. Ti compro per 17,20, ti costa meno che andare a mangiare al ristorante. Però questa è una confezione di 4 zuppe con i crostini per 21 euro, cioè questo 4 tipi di zuppa. Mi sa che si potrebbe fare un pensiero. Posto pazzesco. Ma questi qua che vendono queste ciotole che ci sono ovunque, che Vuoi cosa vedere che sono? cosa Sì. sono? Ah, sono comunque con i nomi. Ma quante iris sirene ci sono? Emma. Ho trovato quella più bella. C'è scritto Sasha. Te lo prendo. Ora proseguiamo con la speranza che non ci casca qualche casa in testa. Ma guarda che roba. Queste qua veramente danno la sensazione che potrebbero crollare da un momento all'altro. Beh, sono a Graticcio, però c'è più legno che Graticcio. Ma per essere sinceri, io non so se starei seduta lì sotto. Ma le finestre sono fantastiche. E questo qua è la situazione dall'altra parte della strada. Cioè, ma lì sopra c'è una porta. E che qui non esiste neanche la possibilità di restaurare, perché per restaurare devi smontare tutto e rimontare da capo. Non mi sono spoilerato più di tanto Bretagna e non è che sono rimasto sorpreso. Di più, perché questo qua veramente, adesso permettimi di dirlo un'altra volta, io l'ho visto soltanto a Gardaland e pensavo che stavano esagerando. Perché se un scenografo mette questa cosa da qualsiasi parte, ti direbbero che esagera. Vabbè, lasciamo questa piazza e andiamo avanti. E qui sopra c'è la torre dell'orologio, da quale c'è una vista spettacolare. Come al solito noi siamo arrivati quando è già chiuso, però comunque si può entrare nel cortile. L'orologio è stato regalato alla città dalla Anna da Bretagna nel 1507 e dicono che è ancora funzionante. L'abbiamo appena sentito battere le campane e anche ha decretato la chiusura alle 6:30. Guarda i comignoli. Tutto intorno a Dinan per 3 chilometri c'è una cinta muraria come a Saint-Malo, quindi questo non era solo una graziosa cittadina medievale, ma una vera e propria fortezza. E con questa notizia bomba andiamo a buttare la pasta per la cena. Allora cambieresti camper con una cosa del genere? Eh sì, sto pensando a fare un bed and breakfast. The following day. E un'altra giornata umida con i fiocchi sta per iniziare. Lasciamo Dinan lanciando un ultimo sguardo al suo centro storico, alle mura e ai bastioni. Ma ben presto ci rendiamo conto che anche al di fuori del suo cuore medievale, Dinan è una città davvero stupenda. A parte il traffico, quasi non ci si accorge di essere usciti dal centro storico. Il vento sta aumentando e ci accompagnerà per tutta la giornata. E non solo. Tragitto di un'ora circa passa in fretta, anche perché la pioggia non ne diminuisce minimamente il fascino. E dopo 2 ore d'attesa... Ce l'abbiamo fatta! Poi arrivare qua era veramente un'impresa, perché la strada stretta, bagnata, camion che sfrecciavano, poi una volta arrivati qua... Il vento era così forte che camper si muoveva a destra e a sinistra e non ci sembrava il caso di andare a fare la visita. Come ha fatto tantissima gente. Cioè, il vento è pazzesco. Però abbiamo nascosto i microfoni così magari si sente qualcosa. Mi sto domandando come fanno a resistere tutti sti pini con questo vento, perché ci troviamo in uno dei posti più ventosi della Francia. Aspettavo di tutto tranne tutto questo verde prima di arrivare. E qui c'è anche un menhir legato a un mito bretone che non andiamo adesso a raccontare. Ma dal menhir si intravede. Ma da qua si intravede anche la baia di Saint-Malo. Ma penso che poi la vedremo meglio. Ma guarda che roba, si incomincia a intravedere il castello. Ne valsa la pena stare 2 ore al camper e aspettare. Tutti che tornano con ombrelli. Ma guarda, ci sono le galline medievali.
anche il pavone. E siamo arrivati a un castello del XIV secolo, Château de la Roche-Guyon. È un posto che promette bene, però da 200 anni è conosciuto come Fort Lalat. È uno dei più grandi castelli di questo genere della Bretagna. Quando ho visto per la prima volta questo castello nelle foto, una decina di anni fa, mi sembrava una cosa completamente in rovina. Diciamo un paio di pietre una sopra l'altra. Invece ti trovi davanti a una fortezza inespugnabile. Poi magari con questa cosa qua si riesce anche ad entrare. Ma tu hai mai visto un ariete? No. Anche per me questa è la prima volta. Sì, è proprio un ariete. Sì, è il ferro, non è alluminio. Oh, ma c'è ponte levatoio? Questo è il ponte levatoio, anzi, il fossato più pazzesco che io abbia mai visto. Perché non è che c'era bisogno di scavarlo. Andiamo su ponte, le catene, e qui dall'altra parte, qui c'è proprio la roccia granitica. Hanno anche scavato qualcosa, ma più per abbellire. Perché anche da questa parte la natura ha fatto tutto da sola. E qui nella feritoia, accanto al ponte levatoio, c'è un canone. Ovviamente ci sono anche dei merletti con la bandiera tutta strapazzata dal vento. Dai, dopo mezz'ora entriamo. Beh, io appena vedo un ponte levatoio mi proietto in qualche film. Ma guarda che roba. Ma non soltanto ponte levatoio, cinta muraria e canoncino difendevano il forte. C'era anche una catapulta, tanto di pale di pietra. Oh, è la prima catapulta della mia vita. E qui ovviamente hanno spiegato anche il funzionamento. Se volete fate una foto e leggetevelo. Anche un canoncino di Topolino. 1 minute, 37 seconds later. È arrivato un scroscio improvviso e tutti sono corsi a nascondersi qua sotto la porta, non pensando che qua non ti protegge praticamente niente, se non questa piccola pietra. Perché si è un po' calmato, andiamo su. Andiamo a vedere. Volando ancora. Comincia. Arriva. Ecco, trovate un posto dove nascondersi. Oh, ma c'è una vista bellissima! Da qua ti difendevi dal mare, poi da qua si vedeva il castello, lì c'è un'altra guardiola e da questa terza si controllava la baia verso San Malo. Dalle bandiere sono rimaste soltanto ultime 2 lettere. L'unica strada d'accesso era quella che abbiamo percorso noi, che porta al ponte levatoio. Ora qui non si può passare, ma da qua si passava dall'altra parte del ponte levatoio. È veramente vergognoso che la gente mette adesivi ovunque. Peccato che è andato via il sole, anche se il mare è ancora azzurro, perché qui sotto abbiamo pure un orto. Io lo so che abbiamo fatto il video che non ci laviamo mai, ma non è vero. Soltanto che i capelli sono rovinati da questo costante piovere. E qua? Wow! Che spettacolo! E qui vediamo tutti questi posti che in realtà questa fortezza difendeva. Questo forte è stato costruito ovviamente per difendere la Bretagna, ma questa corte qua era la prima linea della difesa, perché anche se i soldati riuscivano a oltrepassare il primo ponte levatoio, finivano qua dove venivano spazzati via dagli arcieri che si trovavano sulle mura sopra. E qui abbiamo l'orto medievale. Ci sono anche i pomodori che sono arrivati dall'America, aggiornavano le loro culture. E penso che ancora oggi lo coltivano come si coltivava più o meno a quell'epoca lì. E poi dopo il primo ponte levatoio c'è uno secondo. Allora magari quel fossato lì aveva quelli 3-4 metri dove c'era la possibilità teorica di attraversarlo. Ma qua è molto molto più dura. Mentre da questa parte la situazione è identica. Questo sembra proprio una crepa naturale. Ma guarda qua, il castello sembra nascere dalla roccia. Però ragazzi, che colore! Ed è arrivato anche il sole, quindi entriamo dentro. Qui la grata, o già come si chiama, che non mi viene termine, è in legno. Che c'è? Oddio, vieni, guarda giù. Guardiamo giù. Oh madò. Questo qua decisamente non è stato bravo. In questa postazione di guardia hanno chiuso le feritoie per via del vento sicuramente, ma guardate l'illuminazione. Queste erano le segrete dove tenevano i prigionieri. E andiamo avanti. Questa cos'è? Questa qua è la cisterna, siccome il castello è costruito sulla roccia, non avevano l'acqua e raccoglievano l'acqua piovana. Questa qua?
Questa qua serviva come l'esca per le navi nemiche. Pensavano magari che l'ingresso principale era da lì, venivano e si arenavano sui scogli, perché lì la corrente è più forte in assoluto. Sicuramente questo castello merita storicamente, ma questo è un posto per i bambini grandi. Oh, ma vieni qua a vedere. Guarda il cortile, immaginatelo, era uguale così nel Medioevo. Quindi quando pioveva l'effetto era uguale. E questi piccoli canoncini sono piazzati ovunque, così come i punti d'osservazione. Ma con le sue pozzanghere e gli orti seminati ovunque, ti rendi veramente conto com'era questo posto all'epoca? Perché ovviamente cercavano di seminare ovunque si poteva. Ma che bello! E cos'è questo? Dimmi. È un grosso muro di difesa, si chiama proprio così, perché serviva per proteggere il castello quando le navi sparavano. Madonna, ci sono 2 metri di muro e siamo in una delle innumerevoli postazioni di difesa. E da qua si vede bene la cinta muraria all'ingresso. Con tanto di catapulta, cosa darei per vederla funzionare? E ci stiamo avvicinando al mare aperto. Sarà anche orario, ma a Maya quello sembrava un barbecue, mentre a me il forno per la pizza. Noi si ride e scherza, ma questo è un vero forno che serviva per arrossire le palle di ferro. E impiegavano tanta forza lavoro, ma anche tanto tempo, da 2 a 5 ore. E stiamo arrivando alla Torre degli Arcieri. Sì, Torre degli Arcieri, ma questo è una balestra. Anzi, sembra una balestra molto potente. Perché qui c'è anche il meccanismo per riuscire a tirare le corde. Ora lasciamo perdere la terminologia tecnica. E poi si sparava dalla finestra. Qui da basso si vede un'altra e sembra parecchio più grossa. Questo mi sembra più dall'epoca di Napoleone. Sì. E siamo arrivati all'angolo. Ma anche se sembra che qui c'è lo sguardo verso infinito, c'è un altro terrazzone difensivo. E andiamo avanti. Ma tu ti aspettavi tutte queste cose? No. Siamo arrivati al bastione. Un'altra salitina. Sì. Attenzione. Wow, finalmente hanno creato i paraluce con gli scudi. Le balestre ci sono ovunque, ma io ora voglio salire. Però di qua Che si certo sale che ti di- perdi ovunque. Attento che sono molto corti i gradini. Insomma, sembra di essere in Olanda. Guarda che bel calderone. E praticamente siamo arrivati nella stanza del signore del castello. Guarda qua che c'è scritto. Sì. Della Roche-Guyon. E comunque è giusto dire, ci hanno messo anni e anni e anni per ripristinare questo posto. Cosa hai trovato? Ho trovato il bagno. Però insomma hanno messo, diciamo, in modo che non si va. Cioè scendeva ai piedi del castello E poi c'era uno che puliva. e ora si sale ancora. C'è la catena come corrimano. E siamo arrivati alla stanza dedicata ai film. Come si può immaginare, questo castello è stato utilizzato nelle numerose pellicole e soprattutto in tantissime serie televisive francesi. Tra i film più famosi sono i Tre Moschettieri, ma forse uno ancora più famoso sono i Vichinghi, Kirk Douglas e Tony Curtis. Perché in una scena Kirk Douglas veramente a mani nude si arrampica per la scogliera. E ora finalmente usciamo. Può salire ancora un po' più su, però penso che da qua la ripresa è ancora migliore. So solo da dove iniziare. Da lì. Intanto noi siamo entrati da quella parte lì e lì c'è un camino acceso. Penso che questa è una delle più belle cartoline che ci porteremo dalla Bretagna. Ma non so quante volte l'ho detto ormai. E invece lì a destra c'è il Cap Friel. Oh, guarda dove bisogna camminare. C'è anche un sacco di scogli sommersi. Vai. Interesting. Ma sì, non è un gran problema. Ed eccoci arrivati. Volevamo fare la chiusura qua, ma le nuvole stavano avanzando alla velocità della luce. Si scappa. Mo vado prima giù io, così se faccio capitombolo. Non farlo, per favore.
Quando siamo arrivati pioveva. Io ho detto a Maya, vabbè dai, tanto aspettiamo un po' perché intanto lì cosa vuoi vedere? Una mezz'oretta e siamo via. Ora non so quanto tempo è passato, ma siamo rimasti completamente spiazzati. Questo è un posto che consigliamo assolutamente. Approvato da One Life Believer. I capelli sono orribili. Soltanto qua nella fortezza abbiamo preso acqua 3-4 volte. Ora chi è stato qua lo sa che la prossima tappa è il faro che si intravede da quella parte lì e si potrebbe andare anche a piedi, era la nostra intenzione, però visto il meteo andremo con il camper. E qui ci sono pure le indicazioni. Non so se l'avete notato, c'è anche il nome del sentiero, ma di quello parleremo più avanti. E come ha smesso di piovere, sono usciti anche loro. E come siamo tornati in camper ha ripreso a piovere. Però dai, per 2 ore siamo stati abbastanza fortunati. Da non credere. Ci sono soltanto 5-6 posti per il camper. E ora si va verso il faro. Potrei quasi scommettere che il Capellino non arriverà perché il vento è troppo forte. Qui il vento soffia con una velocità di 60 km all'ora in media, quindi immaginatevi il picco. Veramente si arriva in 2 minuti. Se trovi il posto per parcheggiare. Non si sentirà niente, andiamo a ripararci. Questo faro qua è stato costruito nel 1950, ma già nel 600 e nel 700 esistevano 2 fari. Per forza, con una costa così, soltanto tenere la telecamera è un'impresa. Cap Friel non è un semplice promontorio, è una muraglia di scogliere a picco sul mare. Tornando al faro, è tra i più potenti di Francia. La sua luce arriva a quasi 50 km in mare aperto. Eh sì, si può salire fino in cima, però ci sono 145 scalini e un panorama che ripaga qualsiasi fiatone. Ma la verità è che già da sotto hai tutto quello che serve. Abbiamo già detto che qui il vento è da record. E siamo a circa 70 metri sopra il livello del mare. Più o meno ci sta portando via. Le raffiche invernali superano i 150 km all'ora e capisci anche perché nessuno ci restava in inverno. Le scogliere di Cap Friel sono tra le più spettacolari della Bretagna, con pareti di arenaria rosa e ocra che si tuffano dritte nell'Atlantico e contrastano con il blu dell'oceano. Che spettacolo! Cap Friel non è solo roccia e oceano, la penisola è ricoperta da un'enorme distesa di brughiere. La vegetazione è come a Guinness Lake, erica e piante basse. E poi c'è il regno degli uccelli, gabbiani, cormorani, pulcinelle di mare, che come al solito non abbiamo visto. Un vero paradiso per chi ama il birdwatching. Speravamo di vedere qualche delfino, ma con questo mare mi sembra impossibile. E con questo famoso sentiero dei doganieri GR34 potevamo venire qua direttamente dal forte. Nei giorni limpidi la vista arriva fino a Saint-Malo e oltre. Volevo parcheggiare laggiù perché c'è un bellissimo parcheggio, però c'è la sbarra di 2,10 metri. Sta già piovendo. Sai che ti dico? Andiamo su quella spiaggia lì. E piove che Dio la manda. Ma finalmente andiamo a fare un giro in spiaggia. Noi ci siamo fermati in questo campeggio municipale. Molto spartano, però 14 euro al giorno, docce comprese. Questo è il miglior prezzo al ribasso che siamo riusciti a ottenere. Ora vi facciamo vedere dove si trova il campeggio. Questa è l'uscita, il campeggio è direttamente sulla spiaggia. Ora non voglio continuare a ripetere, ma da noi per 14 euro non trovi nemmeno il parcheggio. Ma guarda che spiaggia, poi scenderemo. Eh sì, ho dimenticato di accendere il microfono e una volta allontanatosi da Maya non si sentiva più nulla. Ma anche a dirlo, anche davanti al campeggio, come lungo tutta la costa bretone, passa il sentiero GR34. Seguendolo si potrebbe tornare a Cap Friel, insomma dove siamo stati per voi qualche secondo fa. Troppo all'ombra, vediamo se esce un po' di sole prima che arriva l'acqua, perché sta arrivando molto velocemente. Adesso è un po' più illuminato. E poi siamo stati molto fortunati a vedere il gheppio in azione, almeno speriamo di non aver sbagliato. Questo rapace ha una particolare tecnica di volo, chiamata volo d'angelo, la quale gli permette di resistere al vento forte e rimanere sospeso in aria. Vederlo in un documentario o dal vivo sono 2 cose completamente diverse. Queste spiagge continuano per chilometri. E ora scendiamo in spiaggia.
sentiero è favoloso. È bellissimo. Tutta questa parte della costa poggia sulla roccia granitica, ma qui comunque siamo su una duna. E come ovunque in Europa le dune vanno protette, quindi bisogna stare attenti. Tutte! È bravissimo. Anche su queste spiagge vengono dei turisti a fare bagno e prendere il sole, ma qui non troverete di sicuro gli ombrelloni. Con alta marea acqua potrebbe arrivare fino alla duna. E quando è bassa praticamente diventa un deserto. Mi ha quasi portato via l'onda. Porco cane, che forza, che potenza. È rimasto il buco. 12 seconds later. Sono beccati acqua un'altra volta. Il nostro viaggio continua e nel prossimo episodio ci imbatteremo in uno dei simboli più iconici della Bretagna. Prima di questo, però, faremo una sosta in un non troppo turistico villaggio di pescatori dove la gente mangia per strada. Poi scopriremo come arricchirsi con contrabbando per arrivare ai luoghi con dei paesaggi così belli che mai ha già trovato una casa da acquistare.